Oggi parleremo di Thriller di Michael Jackson. Salve amici di YouTube, un po' in effetto scenico per celebrare l'uscita in questo periodo di 40 anni fa, cioè 40 anni fa in questo periodo usciva Thriller di Michael Jackson, e quest'anno appunto si festeggiano i 40 anni dall'uscita di questo album e del pezzo soprattutto Thriller, che è l'album appunto che ha venduto più in assoluto di tutta la storia della musica. Rimane ancora l'album più venduto di tutta la storia della musica, ma perché? Ora ve lo spiego in questo video, così potrete capire. Mi raccomando, state fino in fondo al video, perché poi vi regalerò una chicca veramente che mi sono messo a ricercare e creare per voi. Bene, mi sono domandato, ma con quali synth è stato fatto, soprattutto il basso iconico, con che cosa è stato fatto di Thriller? Quindi diamo un po' un'occhiata alla storia di questo brano, di questo progetto. Ma partiamo dal produttore. Il genio che ha pensato tutta questa cosa è Quincy Jones. Quincy Jones è un produttore americano strafamosissimo, vincitore di tantissimi premi. Basta che andate su internet, lo vedete, insomma, non ha bisogno di presentazioni. Lavorava per la Epic al tempo. Aveva contratto Michael Jackson già dal 79, dove produsse Off the Wall, che era il disco che poi doveva preannunciare l'uscita di Thriller. Quindi Thriller non è altro che il disco di continuazione di Michael Jackson, Off the Wall del 1979. Quincy Jones poi produsse anche i Jackson, appunto con tutti i fratelli Jackson insieme a Michael Jackson, con Triumph, che venne pubblicata nel 1981. Ma il capolavoro Quincy Jones lo fece con Michael Jackson nel 1982. Decise di mettere insieme un dream team per fare un qualche cosa di epico, e ci è riuscito sicuramente. Allora, che cosa ha radunato Quincy Jones? Partiamo da Rod Temperton. Rod Temperton è un cantautore statunitense famoso all'epoca, ma è lui che è l'autore che ha scritto Thriller. Cioè lui ha fatto questa canzone ed è famoso soprattutto per questa canzone, ha fatto Thriller, quindi lui è proprio l'autore materiale della canzone Thriller, quindi ha preso uno dei migliori cantatori del tempo statunitensi e gli ha fatto scrivere Thriller. Però per l'arrangiamento si è avvalso, e per la registrazione dei pezzi da 90, ragazzi, innanzitutto si è affidato al tastierista Greg Phillinganes, un turnista famosissimo che ha lavorato con Eric Clapton, i Toto, quindi veramente con i big della musica, e per 30 anni è stato sempre sul palco con Michael Jackson. Lui ha aiutato e ha suonato gran parte delle tastiere in Thriller, quindi è un tastierista veramente numero uno. Ma per quanto riguarda i sintetizzatori si è affidato a Michael Vadica, a lui e altre persone che poi vediamo fra poco. È un compositore cinematografico, musicista specializzato in musica elettronica. Considerate che era molto amico di Moog e insieme poi collaborava appunto con lui per poter sviluppare il Mini Moog, quindi è stato uno dei primi, insomma, a testare il Mini Moog e a dargli anche una mano. Quindi pensate un po' dove è andato a parare. Oltretutto ha vinto anche un Grammy Award per il brano Imagination in Flashdance, quindi si tratta di un altro pezzo da 90. Andando avanti abbiamo Brian Banks. Anche questo Brian Banks è molto specializzato sulla programmazione di sintetizzatori, è un pioniere della sintesi. Nel suo curriculum proprio ci sono lauree, studi proprio sulla sintesi, sui sintetizzatori, quindi è veramente un pezzo 90. Ha collaborato con tantissimi artisti strafamosissimi come David Bowie, quindi si tratta di un altro pezzo da 90, e lui era esperto nella programmazione del Synclavier, ok? Questo sintetizzatore che era appena uscito quell'anno, che era il primo avere la sintesi FM, quindi il primo sintetizzatore digitale. Lui era esperto nella programmazione del Synclavier. Un altro grandissimo programmatore di sintetizzatori, Anthony Marinelli, è un musicista, compositore, direttore d'orchestra statunitense e ha collaborato con vari artisti come Michael Jackson, Lionel Richie e James Brown. Ma niente, insomma, continuiamo. Come tecnico del suono, Bruce Svedian. Bruce Svedian, purtroppo è venuto a mancare nel 2020, è stato
uno dei più grandi tecnici del suono statunitensi, del mercato discografico mondiale. Se andate a vedere nel suo curriculum, praticamente ha mixato i dischi di tutti quelli più famosi da quando esiste la registrazione della musica adesso, e lui si è occupato per ben dal 78 al 2001 di tutti i dischi di Michael Jackson, quindi c'è lui dietro il suono di tutti i dischi di Michael Jackson. Come chitarrista, ma si è preso Eddie Van Halen. Ma io non dico altro, Eddie Van Halen, che era considerato al tempo all'8° posto tra i 100 chitarristi migliori al mondo. Quindi ragazzi, top di top, e quindi tutti gli assoluti riffettini di chitarra l'ha fatti Eddie Van Halen. Continuiamo ad andare avanti, ma perché non fare anche un duetto con Paul McCartney nel disco? Tanto che ci siamo, anche lui, un featuring con The Girl Is Mine, che è un pezzo all'interno dell'album Thriller. Con Michael Jackson ha fatto questo duetto, quindi c'è un featuring appunto con Paul McCartney. Non era contento, ragazzi, la voce di Thriller, quella che sentite sotto, molto teatrale, è di Vincent Price. Chi non conoscesse Vincent Leonard Price Jr. è ricordato per la sua caratteristica voce teatrale, ha fatto moltissimi film d'horror, thriller americani, era un attore famosissimo per queste cose, molto teatrale, infatti la voce e la risata finale famosissima, e lui è un grandissimo, andatelo a vedere anche in rete in tutto il suo curriculum, perché è veramente, hanno preso un pezzo da 90 per recitare quella parte parlata teatrale un po' horror che si sente in Thriller quando entra sotto l'organo. È bellissima, ragazzi, è di Vincent Price. Poi alla fine vi faccio sentire una chicca perché ho la voce. Naturalmente poi è andato a registrare al West Lake Studio in California. Andate a vedere il sito, capite che studio si tratta, cioè il top del top del top del top del top, assolutamente, come studi di registrazione anche oggi, il West Lake Studio. Vi lascio sotto il link di descrizione così potete andare a vedere che tipo di studio è. Bene, li radunò tutti nel miglior studio che ci fosse all'epoca e anche adesso, credo. Si voleva dare un suono un po' cinematico a Thriller. Naturalmente lì il budget era illimitato. Anthony Marinelli e Brian Banks decisero di comprare tutti i sintetizzatori che erano disponibili all'epoca, tutti. Infatti si presentarono con 2 camion di strumenti musicali per registrare. Tra parentesi, a Michael Jackson piaceva il suono del synclavier, quella specie di campana iniziale che si sente nel disco. Pensate che esisteva al tempo un vinile con questi campionamenti, potevano tranquillamente prenderlo da lì il suono. No, lui ha voluto comprare il Synclavier 2 e rifare lo stesso suono per essere sicuro che era uguale. Ragazzi, è veramente cose impensabili per una produzione moderna, cioè assolutamente. Bene, comprarono tantissimi synth. Allora, partiamo dall'elenco della spesa, ragazzi, che si sono fatti. Un Emulator 1, quindi era tra i primi, penso, campionatori al tempo. Qui hanno campionato la voce di Michael Jackson e hanno ottenuto degli effetti, dei cori, dei pad che si sentono in alcune parti di tutto l'album di Michael Jackson. Minimoog, assolutamente. Oberheim OBX8, Yamaha CS80, come se piovesse. L'ARP 2006, che è quello responsabile del basso iconico di Thriller, è stato fatto con ARP 2006. Poi vi farò vedere che col mio Behringer Odyssey, che è la replica dell'ARP Odyssey, non è proprio un ARP 2006, è possibile andarci veramente molto vicino. Poi lavorandoci veramente vicino si può ottenere lo stesso suono. In un sequenzial Prophet 5 Rev 4 e in un Synclavier 2, primo sintetizzatore digitale. E poi tutto il disco è stato fatto con la Lindrum LM1. Infatti tutto il pezzo di Thriller è a 118 battute al minuto precise al secondo. I pezzi suonati sì, sono magari, se sono a 118 sono a 118, però ci sono qualche leggero velocizzazione, qualche leggero rallentamento, sono non proprio precisissimi se suonati a mano. Infatti, come vedrete, vi anticipo, a fine del video avremo una sessione con le tracce originali del pezzo Thriller. L'ho messo a 118
torna preciso al metronomo, perché appunto è stato fatto tutti i suoni con la batteria Lin, che era appunto una batteria elettronica con tutti i campionamenti, che quella che si sente nel disco Thriller. Tutti questi sintetizzatori poi si sono stati stratificati, magari hanno messo un pad più grosso sommato a un pad più acuto, sommato a un altro suono, per ottenere un bel suono grosso, magari quello che si sente all'inizio, da, 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 da. È una stratificazione di 5 sintetizzatori, più sono stati uniti anche dei brass veri, insomma, orchestrali, quindi è stato fatto un lavoro allucinante, che penso che nessuno oggi si metterebbe sicuramente a fare. Poi più avanti vi faccio vedere in sessione esattamente come è stato fatto, cosa che comunque oggi con un qualsiasi synth polifonico di una certa qualità lo fate con uno strumento. Però al tempo considerate che questi strumenti non avevano la polifonia che può avere un polifonico oggi nostro del 2022, quindi dovevano essere sommati più sintetizzatori per ottenere il suono che si desiderava. Ovviamente poi anche nel basso dell'app 2006 sarà stato messo qualche cosa, qualche effetto riequalizzato, non è proprio uscito esattamente così dall'app 2006, c'è stato tutto il lavoro dietro. Con un ingegnere del suono come Bruce Vedien, naturalmente penso che non ci sia stato problema a ottenere quel suono iconico, che è iconico anche adesso dopo 40 anni, quando sentiamo quel suono buca dalle casse, perché dietro c'era veramente la maestria di questo ingegnere del suono numero uno al mondo, ragazzi. Considerate che poi Michael Jackson, io cosa che non lo sapevo, era stato dato una scadenza a novembre di uscire prima delle festività di Natale con il disco, però contemporaneamente stava lavorando alla colonna sonora di E.T., cioè di E.T., io non ci credevo, guardate, ha fatto dei pezzi per la colonna sonora di E.T., quindi lavorava sia a questo progetto che anche Thriller, quindi è stato veramente messo sotto pressione. Hanno lavorato 24 ore su 24 e hanno creato questo capolavoro. Ma adesso andiamo in sessione un attimino e vi faccio vedere in un dettaglio cosa sono riuscito a ottenere. Sì, perché ho trovato le tracce in rete, queste si trovano, però mi sono divertito a rimetterle a tempo per farvi vedere e per capire come è stato costruito questo capolavoro della musica. Oh, eccovi il regalo, tra parentesi, che vi faccio. Potete farlo anche voi. In rete si trovano tutte le tracce di questo disco, però ecco, io mi sono preso la briga di trovarle tutte, di tagliarle, di metterle a tempo e appunto di fare una sessione proprio per vedere come è stato fatto questo appunto pezzo di Thriller. Ovviamente non è tutto il pezzo, sono delle parti fondamentali, proprio per farvi capire come è stato strutturato da questo Dream Team appunto questo brano. Allora, innanzitutto io vi dico che l'ho mixato un po' a modo mio, nel senso, ecco, quindi mi sono divertito a fare questo, però ecco, l'unica cosa che posso aver fatto è regolare un po' i volumi, metterci un pochino di reverb su delle tracce. Non ho stravolto l'equalizzazione, cose di base, insomma. È stato fatto soltanto, ecco, un lavoro di miscelamento base, insomma, perché hanno preso le riprese così come erano, senza nessun missaggio, il nastro grezzo, e lo hanno messo in rete. Tra parentesi, viene da due fonti, trovate uno su YouTube dove c'è un'ora e mezzo di nastri messi insieme. Mi sono divertito a stagliuzzarlo, a metterlo a tempo, e più la voce di Michael Jackson insieme a Vincent Price, questo attore famosissimo, insomma, come vi ho spiegato prima, che ha fatto la parte appunto del parlato teatrale, il parlato horror e la risata finale famosissima appunto del Brown Trader. Ma andiamo a vedere un attimo, perché poi vi spiego anche come si può riprodurre anche qualcuno di questi suoni adesso molto facilmente. Passiamo dalla parte di bass e drum. Sentiamo un attimo. Allora, la batteria è la Lin Drum, appunto, che è stata usata appunto per questo brano. E come vi ho spiegato è tutto a 118 preciso quadrato, perché è proprio fatto da una batteria elettronica, non è suonato manualmente, che possono avere delle variazioni. Qui ho trovato uno Stamps batteria e basso, non l'ho trovato diviso.
Ok, io mi sono divertito a rifarlo con il Bering Odyssey. E l'ho registrato qua, ve lo faccio sentire un attimo. Ovviamente l'impostazione Bering Odyssey, vi lascio una foto sotto da scaricare così potete vedere un attimo. Ovviamente bisogna leggermente agire adesso un po' sul cutoff, aprirlo, chiuderlo per renderlo proprio simile, uguale, preciso. Perché vi ho spiegato, è stato fatto con ARP 2006, questo è un clone di un ARP Odyssey, che non è proprio la stessa cosa, però può arrivare a avere la stessa pasta sonora. Questo è quello che ho ottenuto io. Sentiamo un attimo. È un po' più... un pochino più chiuso. Dovrebbe essere un pochino più legnoso. Diciamo che lavorandoci si può ottenere un risultato accettabile, insomma, appunto perché appunto è stato usato un ARP 2006. La cosa bella è la stratificazione a questo punto che hanno potuto ottenere appunto dai vari pad. Se sentiamo i pad qui, ce n'è uno. C'è un altro pad qui sotto, sentite? L'ho aperto, ne hanno messo un altro sotto, un synth string pad chiamato molto simile al primo. Sentiamo quello precedente invece. Sentiamo. Secondo pad stratificato. Qui da più attacco, più graffio. Altro pad, synth pad sotto. Non contenti, un pad con delle synth bell sotto che ve lo faccio sentire. Qui in fondo ci sono delle synth bell, ecco perché ho scritto. E poi vi farò vedere nella parte parlata dove c'è Vincent appunto Price. Ok? E più hanno voluto aggiungere anche un pianoforte Rhodes, sotto ve lo faccio sentire. Ascoltate, un attimino, facciamolo partire con la... Adesso ascoltiamolo tutto insieme, così mi demonetizzano per bene il video, tanto ormai sapevo già che non me lo monetizzavano, ma non mi interessa, mi interessa farvi sentire questa cosa. Partiamo da capo. Vediamo l'Odyssey. Ho enfatizzato un pochino il Rhodes per farvelo sentire, ma sto rimasto nel mix originale. Questa è la voce di Michael Jackson. It's close to midnight, something evil's lurking in the dark. Guarda gli effetti che ho messo. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. Fuori sotto. You start to freeze as horror looks you right between the eyes. You're paralyzed. 'Cause this is daylight, daylight night, and no one's
Ovviamente questi pad iniziali si può adesso con qualunque sintetizzatore polifonico di oggi, senza bisogno di stratificare, così fa questa cosa. Lo stesso Juno X col primo suono di preset riesce a farlo, guardate qua. Magari si può esagerare con la resonance. Si può dare più chorus, quindi insomma si può ottenere veramente tutto. Quindi assolutamente è una cosa fattibilissima questa. Altra parte che vi voglio far sentire ovviamente sono le chitarre di Van Halen, che a questo punto qui ci sono. Sentiamo un attimo. Michael Jackson, io ho sentito tutta la cappella senza effetti, io penso solo lui bastava a cappella, grandissimo. Qui sono tutti stratificati, guarda chi fa, col Rhodes piano. E qui viene la parte con Vincent Price. Io l'ho messa a occhio, tanto per farvela sentire nel punto esatto. Anche qui sono stati stratificati diversi tipi di organi, probabilmente fatti col Synclavia. Creatures crawl in Ecco qua Vincent Price. To terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without a soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. The demons squeal in sheer delight. It's you they spy. So plump, so right. E poi la famigerata risata finale, che è questa qua. Can you dig it? Riconoscibilissima. C'è un altro suono che è facilmente riproducibile anche col Juno, che è questo qua sotto. Hanno fatto veramente un grande lavoro, ragazzi. Suona 40 anni, anche se non mette plugin di masterizzazione, ce l'ho messi. Però ecco, vi faccio sentire. Così diciamo senza il mio messaggio. Bene ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un like qui sotto, se vi piace il canale iscrivetevi e ricordate di spuntare la campanella per sapere quando esce il prossimo video. Quindi cosa dire ragazzi? Ciao a tutti e ci vediamo presto!